When Israel's Prime Minister visited Washington last week on the eve of the Purim holiday, he gave President Obama what he considered a symbolic gift, a copy of the Old Testament book of Esther. Netanyahu called it background reading on Iran, since its story concerns relations between Jews in the Persian Empire some 2,500 years ago. It's considered by scholars to be mostly fiction, but for Netanyahu, Esther represented justification for his stance against modern Iran. Israel must reserve the right to defend itself. And after all, that's the very purpose of the Jewish state, to restore to the Jewish people control over our destiny. But Netanyahu's controversial reading of history, even his fight to preserve the state of Israel, are questioned by many of Judaism's own religious authorities. This is against the will of the Almighty, and it is not what it means to be a Jew. On the threat from Iran and President Ahmadinejad, he gives charity to the Jewish communities, and the words wipe out. He constantly says that Iran doesn't have a history, and he's not talking about harming anybody. He says that God will not allow this crime to happen. We concur with him that Jews are in a danger because there is Zionism, and because it says in the Torah, if you rebel against God, it will not be successful, and it will bring catastrophic results, and Zionism has brought catastrophic results, and it could be much worse. Today on Talk to Al Jazeera, Rabbi David Weiss explains why Zionism and Judaism are not necessarily the same thing. Rabbi, first of all, thank you for talking to Al Jazeera. Thank you. It's an Grazie a honor, voi. privilege to Per me è un be on the onore show. partecipare al vostro programma. Your most distinctive feature that I have noticed in seeing you in the media are the signs that you wear on your lapel. Please explain. This is a sign that Il cartellino dà un chiaro messaggio di cosa significa essere ebreo. Sono ebreo, non sionista. Pregate per il rapido, pacifico smantellamento dello Stato di Israele. Poi c'è l'indirizzo web www.nkusa.org e il messaggio è ripetuto in arabo. Sfortunatamente, quando uno vede una persona come me con il tradizionale abito degli ebrei religiosi e osservanti, immagina che io sia un grande sostenitore dello Stato di Israele e dell'occupazione della Palestina. In realtà non potrebbe esserci nulla di più lontano dal vero. Very religiously, I'm definitely a strong supporter of the state of Israel and of the occupation of the people of Palestine. And in truth, there could be nothing further from the truth. In truth, what you want is the speedy, peaceful dismantlement of the state of Israel. L'ebraismo consiste nell'accettare la sovranità dell'Onnipotente e osservare l'alleanza con Lui. Così è stato praticato per millenni. Il sionismo, invece, è un movimento relativamente recente, un movimento politico, materialistico, nazionalistico, che propone un progetto proibito al popolo ebraico. Okay, we'll have to unpick this piece by piece, I think, because for most people, the idea of the state of Israel is fixed within a very rigid framework, and what they understand about the existence of Israel is by and large very uniform, at least according to what you read in newspapers. So let me try and get your position clear on this. What you're saying is that the existence of Israel is somehow against your religion. The Jewish religion forbids, since the destruction. La religione degli ebrei sostiene che, dopo la distruzione del Tempio di Gerusalemme, un divino decreto, la profezia di Re Salomone, ci proibisce di cercare di riprendere il controllo della Terra Santa. Il controllo anche di un solo centimetro quadro della Terra è una violazione del decreto divino, e ciò sarebbe proibito anche se la Terra fosse disabitata. Noi aspettiamo il giorno in cui il Signore farà sì che tutta l'umanità lo serva in armonia. E prima di quel momento ci viene espressamente proibita ogni iniziativa nazionalistica, e tale principio è stato osservato costantemente nel corso della nostra storia, anche durante le tragedie delle crociate e dell'Inquisizione. Sebbene gli ebrei avessero la capacità di acquistare terra in Palestina, si rifiutarono sempre di farlo, perché erano consapevoli che ciò è contrario alla volontà del Creatore ed è una negazione del nostro essere ebrei. Because they understood this is against the will of the Almighty, and it is not what it means to be a Jew. Once again, this is not an opinion that you hear expressed very often. Are you in a minority? Is this simply your reading of the Torah? No, this is the view of Judaism and Jews who are practicing the religion. No, questa è la posizione tradizionale degli ebrei osservanti in tutto il mondo. Qualsiasi comunità ebraica osservante, come si legge in The Rabbis Speak Out, i rabbini parlano chiaro,
sia sefardita, ashkenazita o misrai, cioè medio orientale, fin dall'inizio si oppose al sionismo. Quando questo emerse, la risposta degli ebrei osservanti fu no, ci è proibito scegliere il nazionalismo invece dell'obbedienza al creatore. Quando poi il sionismo entrò in azione, l'idea stessa di rubare la terra, di uccidere e così via, era in totale conflitto con la Torah. Il sionismo è ribellione ai precetti del Signore. The concept of stealing from people, killing, stealing, is all forbidden according to the Torah. So in every facet, Zionism is a rebellion against the command of God. But what about the argument that a lot of them make, and that is that the Bible specifically says that this land was given to the Jewish people by God, and therefore it belongs to them? That is why Zionism decided, when they're making their national home, to make it in Palestine, because really the fathers of Zionism in the 1895... Proprio per questo motivo i sionisti a un certo punto decisero di stabilire il loro Stato in Palestina. Infatti i padri fondatori del sionismo alla fine del XIX secolo pensarono all'Uganda, alla Patagonia, perché erano contrari alla religione. Individui come Theodor Herzl, David Ben-Gurion, Vladimir Jabotinsky detestavano la religione, come appare chiaro dai loro scritti. Herzl propose di convertire gli ebrei al cristianesimo, sostenendo che quella sarebbe stata la soluzione della questione ebraica. Lo dice nel suo diario. Inoltre non volle circoncidere suo figlio e si oppose apertamente alla religione. Il loro progetto era un progetto puramente mondano, coltivare e colonizzare la terra, ma poi si resero conto che per realizzare quel progetto c'era bisogno di un massiccio sostegno finanziario che poteva essere offerto solo da altre nazioni, e così proposero il progetto della Palestina, presentandosi al mondo come coloro che realizzavano la profezia biblica della redenzione, dato che nella Torah si legge che la terra fu data agli ebrei dal Signore. But Zionism also claims exception because of the Holocaust. Now, you just attributed the phrase to Theodor Herzl, the solution to the Jewish problem, and that will have raised ears all over the world because that's the phrase that most people attribute to Hitler. Now, the idea that the Jews need a safe country in order to prevent the possibility of another Holocaust, in order to solve the persecution of Jews throughout millennia, is one of the founding principles of Israel. You don't think that holds any water either? The Holocaust was God's will. La Shoah è un evento davanti a cui possiamo solo accettare la volontà del Signore senza metterne in discussione gli attributi di pietà e di misericordia o di giustizia nel punire i nazisti, ma al contempo è assurdo usare l'argomento della Shoah per giustificare una ribellione contro il decreto divino di non fondare uno Stato ebraico. E poi sottrarre la terra ai palestinesi, uccidere, tutto questo è il modo peggiore di commemorare coloro che perirono nella Shoah per il loro essere ebrei. Because and to sort of dig them up and use them to rebel against God, it couldn't be anything worse for these people who died as Jews. But you have to understand that the desire to be with a like community, the desire to commune with people of the same religion is a very strong one, and to have a homeland has got to be emotional feeling. But you're also saying that a defining feature of being a Jew is exile. Sì, l'idea che il Signore è sovrano di questo mondo, un Signore misericordioso e che è un bene per il popolo ebraico, come osservò Rav Samson Hirsch, una delle guide della comunità tedesca, dal tempo della distruzione del Tempio di Gerusalemme, essere dispersi fra le nazioni. Ciò infatti costituisce sì una punizione per la nostra superbia, ma è al tempo stesso una benedizione per il mondo, perché se seguiamo i precetti dell'ebraismo, noi possiamo costituire un modello di misericordia e di servizio divino. Quindi l'esilio ha un duplice scopo, ma purtroppo se noi non adempiamo ai nostri doveri, I am not a learned scholar of matters Jewish, so I can't argue with you, but I know there are many who would. There is a strain within Israel itself, within the state of Israel, started, I think, by Rabbi Kook, perpetuated by a number of names in modern Judaism, who say, no, it's perfectly compatible with the writings of the Torah that we have a state of Israel, and in fact, it not only makes political sense, it makes religious sense too.
Non pretendo certo che altri diventino studiosi o esperti di ebraismo, ma basta semplicemente uscire dal proprio circoscritto orizzonte, andare a Gerusalemme, a New York, a Londra, e si troverà che tutte le comunità religiose e osservanti sono antisioniste. Per esempio a Williamsburg, vicino a New York City, non si vedono bandiere israeliane. A Gerusalemme, in Palestina, gli ebrei religiosi non mandano i propri figli nell'esercito e non mettono bandiere israeliane alla finestra, perché ebraismo e sionismo sono opposti e si contraddicono a vicenda. Diametrically opposite. What about the settler movement? I mean, they present themselves as being religiously based and very fundamental. Yes, there is the issue that they fuse together Zionism. Certo, e si fondono le due cose, si appropriano del nome Israele e della stella di David, li usano e così sono riusciti, incorporando sentimenti ebraici, dichiarando che siamo stati mandati in esilio dall'Onnipotente, proclamandosi iniziatori della redenzione divina, almeno coloro che sono credenti, sebbene molti non lo siano, così sono riusciti a ingannare individui scarsamente religiosi o agnostici. Non è però questa l'immagine della maggioranza degli ebrei osservanti. Essi si oppongono ai coloni. They are not the mass, the general populace of Jewish religious people. These you will find in quote the silent majority, all the communities that are opposed to these settlers. These settlers. Questi coloni sono una minoranza che è sempre sotto i nostri occhi, sono in prima linea, creando questa terribile situazione in Palestina, la loro patria, in particolare con l'infrangere ogni fondamentale comandamento, non uccidere, non rubare. Stanno davvero causando fiumi di sangue a motivo dell'odio che suscitano intorno a loro. Now, you used the phrase a moment ago, taking land from the Palestinians, which again is a problematic one for a lot of Western educated Jews and non-Jews alike. There is an argument, which is very much in the news right now, that there is no such thing as a Palestinian people, and there is an argument that says the lands that we are talking about never belonged to anybody called Palestinians. So what do you mean by taking Palestinian land? You know, the Zionists would love to get into some technical jargon and technical. What do you think this? Ai sionisti piace usare un gergo sofisticato e fuorviante, terra palestinese, popolo palestinese. Ma il punto è che abbiamo degli individui, delle persone che abitavano in villaggi come Deir Yassin o gli ebrei di antiche comunità a Gerusalemme, che ancora ricordano i tempi in cui si viveva in armonia con arabi e musulmani. In total harmony with their Muslim and Arab neighbors, and they live there. The majority of people reside. But what do you say to Palestine Newt Gingrich, who says Muslim. these are all Arabs? They're not Palestinians, they're simply Arabs. Again, these are technical. Questi sono i giochi di parole della retorica sionista. La realtà storica è che la stragrande maggioranza della popolazione autoctona era araba o musulmana, sia al tempo dell'impero ottomano, sia negli anni del mandato britannico. Scapparono perché attaccati come a Deir Yassin o fuggirono terrorizzati dopo aver saputo delle atrocità di Deir Yassin. Noi ebrei abbiamo il precetto religioso, peraltro si tratta di rispetto dei diritti umani, di non rubare la terra. We are forbidden to steal their land. So let me just paraphrase, if I could, what you've told us so far. The state of Israel has no legitimacy. It shouldn't exist at all. Sure. That Jews are responsible for rivers of blood, as you put it, in the Palestinian lands. That the Holocaust is not sufficient reason to override the basic Jewish premise that the Jews should not have a land of their own. I may not have quoted you entirely accurately, but even if someone like me were to even hint at thinking like that, I would be branded anti-Semitic. I would be vilified in the mainstream media. Yes. So the question is, are you anti-Semitic? That is the beautiful ploy of Zionism, that they can intimidate anybody who stands in opposition. Certo, questo è il trucco con cui i sionisti mettono a tacere chiunque si opponga al loro programma di trattamento disumano dei palestinesi. Vorrei mostrarle alcune immagini di nostri correligionari, e non possono certo accusarci di essere armati e militanti, che sono brutalmente picchiati in Israele semplicemente per il fatto che fanno dimostrazioni e si oppongono all'esistenza dello Stato. E parliamo di decine e decine di migliaia di persone che protestano pacificamente e vengono brutalmente picchiate.
because they're opposing the existence of state and they want the world to know. They get this. brutally beaten by the Israeli state. By the Israeli, Sì, e posso mostrarle. Può vedere che stanno facendo una dimostrazione pacifica. And this is what happens. But the argument that you have made will be interpreted by the majority of people reading English language newspapers, watching English language television, as being prima facie anti-Semitic. How does that make you feel that what you believe to be a true representation of your religion is being portrayed in the media as actually being completely contrary to that? Yeah, well, that's part of the tragedy that the media has been, unfortunately, we feel. Questa è la tragedia di una situazione in cui i media sono in gran parte di proprietà e in parte controllati e intimiditi da gruppi sionisti, come per esempio l'AIPAC, cui i politici non osano opporsi per timore di ricevere il marchio di antisemita. Noi invitiamo chiunque a venire a New York, non possiamo comunque dare visti turistici. Attraversate il ponte, il Williamsburg Bridge, e vedrete che le maggiori comunità ebraiche, ecco, qui siamo a Washington DC, quando Netanyahu venne a far visita al presidente Obama, si possono vedere decine e decine di migliaia di ebrei che protestano contro l'esistenza dello Stato di Israele, la sua politica, le sue attività, e nessun giornale, neppure il Washington Post, nessun giornale riporta mai la notizia. È incredibile. Mentre quando i sionisti fanno una piccola dimostrazione con 50 persone. Okay. Sorry to keep interrupting. We're sort of running out of time a little bit. Lei dice che siamo antisemiti. Tutte le organizzazioni di beneficenza, ogni forma di crescita all'interno del mondo ebraico, tutto proviene da queste comunità. Non solo non siamo antisemiti, ma noi siamo molto preoccupati. Are you a self-hating Jew then? Ma è proprio perché noi siamo profondamente preoccupati per la vita fisica e spirituale del popolo ebraico. Dicevamo che i sionisti stanno causando fiumi di sangue nel Medio Oriente, mentre noi tutti, ebrei, musulmani e cristiani, potremmo vivere in pace. È per questo che noi preghiamo per il rapido e pacifico smantellamento dello Stato di Israele. One of the other observations that I would make, everything that you have said, in many ways, reflects, quite funnily enough, the views of President Ahmadinejad of Iran, whom you have just visited. And he, of course, is vilified as being the most anti-Semitic man in the world right now, with the sole aim of wiping out Jews and the State of Israel. Now, you've spoken to him very recently. Is that a fair characterization? I'm not his lawyer. I'm not going to go into his heart. Non sono il suo avvocato, non conosco i suoi intimi pensieri. Sta di fatto però che perfino i giornali sionisti hanno ammesso che Ahmadinejad fa donazioni alle comunità ebraiche. Ma ciò che egli non tollera è l'oppressione del popolo palestinese e ripete costantemente che l'Iran non ha una storia di oppressione. Non parla di far del male ad alcuno e noi siamo d'accordo con lui che il sionismo costituisce un pericolo per gli ebrei. È scritto nella Torah che ogni atto di ribellione contro l'Onnipotente è destinato a fallire e avrà risultati catastrofici. Il sionismo ha già avuto risultati catastrofici e ci si può aspettare di peggio. You speak with great passion. You have supporting materials. You seem to dedicate a great deal of your life to this particular cause. A lot of people will look at you and go, well, just one perhaps slightly extreme, perhaps slightly misguided individual. I mean, do you get much personal attack? Do you actually feel that anyone is listening out there, given what we see in the media every day? Well, again, that is the point we say Zionism, that they vilify, they ridicule other people that go anti-Semitic. È per questo che diciamo che i sionisti ridicolizzano i loro oppositori, li chiamano antisemiti o ebrei senza rispetto di sé. Per questo motivo noi invitiamo chiunque a studiare la composizione delle comunità ebraiche sparse per il mondo e si troverà che quelle veramente osservanti e religiose, tutte quante dall'Australia all'Argentina che ho visitato recentemente, tutte condividono le nostre stesse posizioni. Melbourne, the most to Argentina, and I was in all these communities, thank God. No, I wasn't in Australia, I'm sorry, in Argentina. We just share this same view. You clearly are very passionate about your beliefs, but you are also clearly fighting some fairly formidable forces in terms of the Zionist movement itself, the State of Israel, international Western opinion and all. Do you have much faith that your voice will be heard?
La grande guida spirituale Rav Teitelbaum, pace all'anima sua, scomparso circa 30 anni fa, gli fu chiesto dove trovasse la forza di opporsi al sionismo e la sua risposta fu: io non mi trovo in una minoranza. Io sono dalla parte del creatore che regge questo mondo e ciò dà forza alla nostra posizione. Ad ogni modo, noi continuiamo il nostro lavoro e sarà l'Onnipotente a intervenire. Noi intanto preghiamo per lo smantellamento pacifico dello Stato di Israele. La prego, non creda di essere tacciato di antisemitismo se prende posizione contro le oppressioni e le sofferenze dei palestinesi, della popolazione di Gaza. Non si sente intimidito e non ripete la propaganda sionista, così che tutti possiamo presto vivere in pace nella terra e servire il nostro creatore. Rabbi, thank you for talking to Al Jazeera. Thank you. It's an honor and a privilege. Lottare, pensare, la strada giusta